C'è un luogo nel cuore dell'America dove la terra racconta la sua storia più antica. Un luogo nato dal fuoco, scolpito nel ghiaccio, modellato dall'acqua. Qui, sotto i nostri piedi, pulsa uno dei supervulcani più potenti del pianeta e sopra di esso si muove un mondo selvaggio che sembra uscito da un'altra epoca. Bisonti che attraversano pianure senza fine, lupi che ridisegnano il destino dei fiumi, orsi che passeggiano tra le foreste che cambiano volto con le stagioni. Yellowstone non è solo un parco, è un mito vivente. Nel cuore dell'America occidentale, dove le montagne rocciose si aprono in un vasto altopiano modellato dal tempo, esiste un luogo che sembra sospeso tra passato remoto e presente. Un luogo dove ogni roccia, ogni valle, ogni soffio di vapore racconta una storia che precede l'uomo, precede gli animali, precede persino i continenti, così come li conosciamo. Questo luogo è Yellowstone. Per comprendere davvero il mito di Yellowstone, bisogna tornare indietro nel tempo, molto indietro nel tempo, a un'epoca in cui la Terra era un pianeta inquieto, giovane, dominato da forze titaniche. Milioni di anni fa, un'enorme camera magmatica iniziò a crescere sotto la crosta terrestre, accumulando energia, calore, pressione, una forza invisibile ma inarrestabile. Quella forza avrebbe dato origine a uno dei supervulcani più potenti mai esistiti. Le prime eruzioni furono cataclismi di proporzioni per noi inconcepibili, esplosioni che oscurarono il cielo per anni, che ridisegnarono interi continenti, che lasciarono cicatrici profonde nella crosta terrestre. Questa è la caldera di Yellowstone, un'immensa ferita geologica larga decine di chilometri, il segno più evidente di quel passato violento. Eppure, da quella distruzione nacque qualcosa di straordinario, un territorio unico, plasmato dal fuoco, dall'acqua, dal vento. Quando i ghiacciai dell'ultima era glaciale si ritirarono, lasciarono dietro di sé valli ampie, canyon scolpiti con precisione millimetrica, laghi cristallini e pianure fertili. La natura, come un artista paziente, iniziò a ricostruire ciò che il vulcano aveva distrutto e lentamente la vita popolò queste terre. Quando i primi esploratori bianchi raggiunsero Yellowstone nel XIX secolo, rimasero increduli. Geyser alti come torri, fiumi bollenti, pozze dai colori impossibili. Nel 1872 il governo degli Stati Uniti prese una decisione senza precedenti: proteggere questo territorio immenso e incontaminato, dichiarandolo il primo parco nazionale del mondo. Fu un atto rivoluzionario. Per la prima volta nella storia, un paese decideva di preservare un luogo non per sfruttarlo, ma per custodirlo, per lasciarlo intatto, selvaggio, libero. Oggi, quando camminiamo tra le sue foreste, quando osserviamo un bisonte attraversare la prateria o un geyser esplodere nel cielo, stiamo vivendo un frammento di una storia millenaria. Yellowstone non è solo un parco, è un mito che continua a vivere, a trasformarsi, a raccontare. Sotto la superficie apparentemente tranquilla di Yellowstone si nasconde una delle forze più imponenti del pianeta. Una forza che non vediamo, ma che percepiamo in ogni geyser, in ogni pozza ribollente, in ogni pennacchio di vapore che sale verso il cielo. Per capire davvero questo luogo, bisogna immaginare la Terra come un organismo vivente. La crosta è la sua pelle, sottile e fragile. Sotto di essa, come un oceano incandescente, scorre il mantello, un mare di roccia fusa che si muove lentamente, ma con una potenza inarrestabile. In alcuni punti del pianeta questo mare di magma risale verso la superficie, creando punti caldi che perforano la crosta come torce ardenti. Yellowstone è uno di questi punti, uno dei più vasti e attivi del mondo. La camera magmatica che alimenta il parco è immensa, un colosso sotterraneo che si estende per decine di chilometri, una massa di roccia parzialmente fusa che pulsa come un cuore lento e profondo. Non è un vulcano nel senso tradizionale, con un cono e un cratere. È qualcosa di molto più grande, più complesso, più antico,
È un sistema vulcanico che ha modellato il continente nordamericano per milioni di anni. Le sue eruzioni passate sono leggenda nella storia geologica della Terra. 3 grandi esplosioni, avvenute 2,1 milioni, 1,3 milioni e 640.000 anni fa, hanno lasciato cicatrici che ancora oggi possiamo osservare. La caldera attuale, larga circa 70 km, è il risultato dell'ultima di queste eruzioni titaniche. Un evento così potente da proiettare ceneri fino al Golfo del Messico, da oscurare il cielo per mesi, da alterare il clima globale. Eppure, nonostante questa storia di violenza primordiale, Yellowstone oggi appare come un luogo di pace. Ma basta avvicinarsi alle sue aree geotermiche per capire che il vulcano non dorme, respira. Il vapore che sale dalle fumarole è il suo respiro. Il ribollire delle pozze acide è il suo battito. L'esplosione ritmica dei geyser è il suo linguaggio. Tra tutti i fenomeni geotermici del parco, nessuno è più iconico di Old Faithful. Ogni 60-90 minuti come un orologio naturale. Il geyser erutta con una precisione quasi rituale, scagliando una colonna d'acqua bollente alta fino a 50 metri. È uno spettacolo che attira milioni di visitatori, ma è anche un messaggero, un segnale della potenza che scorre sotto la superficie. Attorno all'Old Faithful si estende l'Upper Geyser Basin, una delle aree geotermiche più dense del pianeta. Qui il terreno sembra vivo, si muove, ribolle, cambia colore. Le pozze termali assumono sfumature impossibili, turchese, arancio, giallo, verde, grazie ai batteri termofili che prosperano in acque che superano i 70 gradi. Questi microrganismi sono tra le forme di vita più antiche della Terra e osservandoli è come guardare indietro nel tempo, verso un pianeta giovane e ostile. Più a nord, nel Norris Geyser Basin, il paesaggio diventa quasi alieno. Il terreno è sottile, fragile, e sotto di esso scorre acqua a temperature che sfiorano i 200 gradi. Qui si trova Steamboat Geyser, il geyser attivo più alto del mondo, capace di eruzioni che superano i 90 metri. Le sue esplosioni sono rare, imprevedibili, violente. Quando Steamboat decide di parlare, lo fa con la voce del vulcano, ed è una voce che nessuno può ignorare. Ma la geotermia non è solo spettacolo, è un indizio. Ogni variazione nella temperatura, nella pressione, nella composizione dei gas è un messaggio proveniente dal sottosuolo. Gli scienziati monitorano costantemente il terreno, che si solleva e si abbassa come un gigantesco diaframma. È un movimento lento, impercettibile per noi, ma fondamentale per capire lo stato del sistema vulcanico. Nonostante la sua fama, Yellowstone non è un gigante pronto a esplodere. È un sistema complesso, dinamico, che vive cicli lunghi milioni di anni. La sua attività attuale, geyser, fumarole, sorgenti calde, è solo il segno che il vulcano è vivo. E mentre osserviamo questi fenomeni, ci rendiamo conto di una verità profonda. Yellowstone è un luogo dove il pianeta mostra il suo volto più autentico. Un volto fatto di energia, trasformazione, equilibrio instabile. Un volto che ci ricorda quanto siamo piccoli di fronte alla potenza della natura. Il cuore di fuoco di Yellowstone non è solo un fenomeno geologico. È il motore che ha creato i paesaggi, che ha plasmato gli ecosistemi, che ha permesso alla vita di prosperare in modi unici. Yellowstone è un luogo dove la Terra non è mai davvero ferma. Qui ogni elemento, acqua, ghiaccio, vento, fuoco, lavora senza sosta per modellare un paesaggio che cambia continuamente. È un territorio vivo, in movimento, un mosaico di ambienti che raccontano milioni di anni di trasformazioni. Per comprenderlo, bisogna lasciarsi guidare dallo sguardo, osservare le linee delle montagne, le curve dei fiumi, le cicatrici dei canyon. Ogni forma è una storia. Il viaggio attraverso questi paesaggi inizia nel Grand Canyon di Yellowstone, una gola profonda e spettacolare scavata dal fiume omonimo. Le sue pareti, colorate di giallo, arancio e rosso, sembrano dipinte da un artista visionario. In realtà,
sono il risultato di processi chimici e geotermici che hanno ossidato le rocce vulcaniche nel corso dei millenni. Al centro della scena, le Lower Falls, una cascata alta quasi 100 metri, si getta con una potenza che risuona come un tuono costante. L'acqua, cadendo, solleva una nebbia sottile che danza nella luce del sole, creando arcobaleni effimeri. È uno dei luoghi più iconici del parco, un simbolo della forza dell'acqua nel modellare la terra. Poi, seguendo il corso del fiume, il paesaggio cambia ancora. Le pareti del canyon si allargano, il terreno si ammorbidisce e si entra in una regione di foreste fitte e silenziose. Qui gli alberi raccontano un'altra storia, quella del fuoco. Gli incendi, spesso visti come distruttivi, sono in realtà parte essenziale dell'ecosistema di Yellowstone. Le conifere, come il pino contorto, hanno sviluppato coni che si aprono solo con il calore delle fiamme. Il fuoco libera semi, rinnova il suolo, permette alla foresta di rinascere più forte. Camminando tra i tronchi anneriti e i giovani germogli verdi, si percepisce la ciclicità della vita. Distruzione e rinascita, morte e rigenerazione. Più a sud il paesaggio si apre in una vasta distesa, la Hayden Valley. Qui la terra sembra respirare in modo diverso. Le colline morbide e i prati ondulati, i fiumi che serpeggiano lenti, creano un'atmosfera di quiete profonda. Ma questa calma è solo apparente. Sotto la superficie, il vulcano continua a influenzare tutto. Il terreno è caldo, l'acqua filtra attraverso strati geotermici e la vegetazione cresce in modi unici. La Hayden Valley è uno dei luoghi migliori per osservare la fauna del parco. Bisonti che pascolano in grandi mandrie, alci che attraversano i fiumi, coyote che si muovono silenziosi tra l'erba alta. È un paesaggio che sembra uscito da un'altra epoca, un frammento di Pleistocene sopravvissuto fino a noi. Quando arriva l'inverno, Yellowstone si trasforma radicalmente. Le temperature scendono sotto i meno 20 gradi, la neve ricopre tutto con uno strato spesso e silenzioso e il parco assume un aspetto quasi artico. Le cascate si congelano in colonne di ghiaccio, i fiumi fumano per il contrasto tra l'acqua calda e l'aria gelida e gli alberi si piegano sotto il peso della neve. È una stagione dura, ma anche straordinariamente bella. La luce invernale, bassa e fredda, crea ombre lunghe e atmosfere rarefatte. Gli animali devono lottare per sopravvivere. I lupi seguono le mandrie di bisonti. Gli alci scavano nella neve per trovare cibo. Le lontre scivolano tra i banchi di ghiaccio. In inverno, Yellowstone mostra il suo volto più selvaggio e primordiale. Con la primavera, il ghiaccio si scioglie e l'acqua torna a scorrere con forza. I fiumi si ingrossano, le cascate esplodono in tutta la loro potenza e i prati si riempiono di fiori. È un'esplosione di vita. I cuccioli di bisonte fanno i primi passi, gli orsi escono dal letargo, gli uccelli migratori tornano a popolare il cielo. La primavera è il momento della rinascita, un ciclo che si ripete ogni anno, ma che non smette mai di stupire. Poi arriva l'estate, colori intensi e cieli limpidi. Le giornate sono lunghe, il sole illumina le montagne e le foreste e il parco si riempie di suoni. Il fruscio del vento tra gli alberi, il canto degli uccelli, il rumore dell'acqua che scorre. È la stagione ideale per osservare i grandi paesaggi, le praterie dorate, i laghi cristallini, le vette lontane delle montagne rocciose. Infine arriva l'autunno, con i suoi colori caldi e la sua atmosfera malinconica. Le foglie si tingono di rosso e oro, gli animali si preparano all'inverno e l'aria diventa più fresca e trasparente. È una stagione breve, ma intensa. Un momento in cui il parco sembra trattenere il respiro prima del grande silenzio invernale. In ogni angolo di Yellowstone, dalla quiete delle valli alle praterie dorate, c'è una presenza che domina il paesaggio, quella dei grandi erbivori. Sono loro i veri custodi del parco,
I protagonisti silenziosi di un equilibrio antico. Bisonti, alci, cervi, creature che incarnano la forza, la resistenza e la continuità della vita selvaggia. Senza di loro, Yellowstone non sarebbe il mondo che conosciamo. Il viaggio nel regno dei giganti inizia con l'animale più iconico del parco, il bisonte americano. Con il suo manto scuro, la testa massiccia e il passo lento ma inesorabile, il bisonte è il simbolo vivente delle grandi pianure nordamericane. A Yellowstone vive l'unica mandria di bisonti liberi e geneticamente puri rimasta negli Stati Uniti. Sono discendenti diretti degli antichi branchi, che un tempo attraversavano il continente in milioni di esemplari. Osservarli muoversi in gruppo, sollevando nuvole di polvere mentre avanzano compatti, è come assistere a un frammento di preistoria sopravvissuto fino a noi. Il bisonte non è solo un gigante imponente, è un ingegnere dell'ecosistema. Con il suo pascolo continuo modella la vegetazione, crea spazi aperti, favorisce la crescita di nuove piante. Quando si rotola nelle pozze di fango, crea depressioni nel terreno che diventano micro-habitat per insetti e piccoli animali. La sua presenza influenza tutto, dai predatori ai cicli dei nutrienti, dal comportamento dei lupi alla forma stessa del paesaggio. Durante l'inverno, i bisonti affrontano condizioni estreme. La neve può superare il metro di altezza, il vento taglia la pelle come una lama e il cibo scarseggia. Con la testa spingono via la neve per raggiungere l'erba sepolta, avanzano lentamente attraverso tempeste gelide, sopravvivono dove altre specie non potrebbero. Accanto ai bisonti, un altro gigante domina le valli del parco, l'alce. Con le sue corna imponenti e il corpo massiccio, l'alce è il più grande cervide del Nord America. In primavera, quando la neve si ritira, gli alci scendono dalle foreste montane verso le praterie, dove trovano erba fresca e acqua in quantità. È un periodo di abbondanza, ma anche di vulnerabilità. Le femmine partoriscono i loro piccoli, che nei primi giorni di vita sono prede facili per lupi e orsi. L'alce è un animale solitario, ma la sua presenza è fondamentale per l'ecosistema. Bruca grandi quantità di vegetazione, modella la crescita dei salici e dei pioppi, influenza il comportamento dei predatori. La sua storia a Yellowstone è strettamente legata a quella dei lupi. Quando i lupi furono reintrodotti nel 1995, la popolazione di alci diminuì e il paesaggio cambiò. I salici tornarono a crescere lungo i fiumi, attirando castori, uccelli e altre specie. È un esempio perfetto di come una singola specie possa trasformare un intero ecosistema. Più piccoli ma altrettanto importanti sono i cervi muli e i wapiti, spesso confusi con gli alci ma molto diversi. I wapiti, in particolare, sono tra gli animali più numerosi del parco. Le loro migrazioni stagionali sono tra i fenomeni più affascinanti di Yellowstone. In estate si spostano verso le alture fresche, in inverno scendono nelle valli più miti. I maschi, con le loro grandi corna ramificate, sono protagonisti di spettacolari combattimenti durante la stagione degli amori. I loro bramiti risuonano nelle foreste come echi antichi, un richiamo che attraversa il tempo. Ogni giorno è una sfida. Poi, quando il sole cala dietro le montagne e le valli si riempiono di ombre lunghe e silenziose, entra in scena un altro mondo. Un mondo fatto di passi furtivi, sguardi attenti, respiri trattenuti. È il regno dei predatori, lupi, orsi, coyote. Il protagonista più emblematico di questo mondo è il lupo grigio. Cacciati fino all'estinzione locale all'inizio del Novecento, i lupi scomparvero da Yellowstone per quasi 70 anni. Tutto cambiò nel 1995, quando un gruppo di lupi provenienti dal Canada venne reintrodotto nel parco. I lupi si adattarono rapidamente, formarono branchi, stabilirono territori, ricominciarono a cacciare e con il loro ritorno l'intero ecosistema iniziò a ritrovare l'equilibrio di un tempo. Ma i lupi non sono gli unici signori dell'ombra. Nel silenzio delle foreste e delle radure si muove un altro gigante, l'orso grizzly. Il grizzly è una presenza imponente,
quasi mitologica. Con il suo peso oltre i 3 quintali e la sua forza straordinaria, è uno degli animali più rispettati del continente. Eppure, nonostante la sua fama di predatore, il grizzly è un onnivoro opportunista. Si nutre di bacche, radici, insetti, carcasse e quando può di prede vive. Il suo ruolo nell'ecosistema è complesso e anch'esso fondamentale. In primavera, quando esce dal letargo, il grizzly è affamato, molto affamato. Cerca carcasse lasciate dall'inverno, scava alla ricerca di radici, si avvicina ai fiumi dove i pesci iniziano a muoversi. Le femmine escono dalle tane con i cuccioli, piccoli e vulnerabili, che devono imparare rapidamente a riconoscere i pericoli del mondo esterno. Ogni passo è una lezione di sopravvivenza. Il grizzly è anche un grande competitor dei lupi. Spesso ruba loro le prede, costringendo i branchi a difendere il frutto della caccia. Questi incontri sono momenti di tensione pura. Il lupo, agile e intelligente, contro il grizzly, massiccio e inarrestabile. Non sempre vince il più grande. A volte la cooperazione del branco ha la meglio sulla forza del singolo. Accanto ai lupi e ai grizzly, un altro predatore gioca un ruolo fondamentale, il coyote. Più piccolo, più agile, più adattabile, il coyote è il sopravvissuto per eccellenza. Caccia roditori, lepri, uccelli, ma non disdegna carcasse o piccoli cervi e altri ungulati. La sua presenza è costante, discreta, quasi invisibile. E mentre osserviamo questi animali muoversi nel loro ambiente, ci rendiamo conto che la natura non è mai statica. Yellowstone è un ecosistema che funziona come un'orchestra. Ogni elemento ha un ruolo, ogni ruolo è indispensabile e l'armonia nasce dall'equilibrio tra queste forze diverse. È la danza invisibile della natura. Ma questa danza non riguarda solo i predatori o i giganti erbivori. Ci sono anche i piccoli ingegneri, spesso ignorati, ma fondamentali. I castori, con le loro dighe, creano interi ecosistemi acquatici. Gli insetti impollinano fiori e piante, permettendo la riproduzione della flora. I roditori scavano gallerie che aerano il terreno, favorendo la crescita delle radici. Persino i batteri termofili delle sorgenti calde contribuiscono al ciclo dei nutrienti, trasformando minerali e sostanze chimiche in elementi utili alla vita. Poi c'è l'acqua, il filo che unisce tutto. I fiumi di Yellowstone non sono semplici corsi d'acqua. Sono arterie vitali che trasportano nutrienti, modellano il terreno, creano habitat. Il loro percorso è influenzato dalla vegetazione, dal clima, dagli animali, persino dalla geotermia. In inverno, il contrasto tra l'acqua calda e l'aria gelida crea nebbie che avvolgono le valli in un'atmosfera quasi mistica. In primavera, lo scioglimento delle nevi porta una forza travolgente che ridisegna le rive e alimenta laghi e paludi. Il clima, a sua volta, è un attore fondamentale. Le stagioni scandiscono il ritmo della vita. L'inverno seleziona i più forti. La primavera porta rinascita. L'estate offre abbondanza. L'autunno prepara alla sfida invernale. Ogni ciclo è un capitolo della storia naturale del parco. E poi c'è l'uomo. Anche se spesso invisibile, il suo ruolo è cruciale. La conservazione, la gestione degli incendi, la protezione delle specie, il monitoraggio scientifico, tutto contribuisce a mantenere l'equilibrio. Yellowstone è un ecosistema selvaggio, ma non isolato. È un luogo dove la natura è libera, ma anche osservata, studiata, protetta. E mentre osserviamo questa rete perfetta, ci rendiamo conto che Yellowstone non è solo un luogo, è un organismo vivente, un mondo che respira, cresce, cambia. Un mondo che ci insegna che tutto è collegato, che nulla esiste da solo, che la natura è un equilibrio in movimento. Un faro di ciò che la natura può essere quando viene lasciata libera di esistere. Yellowstone è una storia che si scrive ogni giorno, con ogni stagione, con ogni vita che nasce o che si spegne. Una storia che non appartiene solo alla natura, ma anche a noi.